Nel video precedente abbiamo introdotto alcuni aspetti generali riguardanti i portali web. Passiamo ora alla fase operativa. Come si diceva, ci proponiamo di realizzare un portale web gratuito, dotato di funzionalità base, utili nei corsi di architettura per i nostri scopi di archiviazione e condivisione dei materiali didattici. In particolare, utilizzando uno dei template gratuiti disponibili, ci proponiamo di generare un portale con 4 sezioni principali accessibili dalla home page, e cioè una galleria di progetti didattici selezionati, una pagina personale su cui caricare il CV, un archivio riservato, la pagina dei contatti. Per esigenze didattiche abbiamo preparato in anticipo un sito prototipo che in queste lezioni ci proponiamo di replicare passo passo. Come fare quindi per creare il nostro sito? Come abbiamo visto, in primis dobbiamo scegliere un hosting web che offra soluzioni gratuite e un CMS. Nel nostro caso abbiamo optato per l'hosting web wordpress.com, uno fra i più diffusi per la realizzazione di siti web gratuiti, e per il suo CMS WordPress. A questo punto la prima operazione da fare è connettersi al provider wordpress.com, cliccare su Crea il tuo sito e proseguire seguendo le indicazioni e i passaggi forniti a schermo. Si giunge in questo modo a una pagina in cui viene richiesto l'inserimento delle informazioni personali e della mail di registrazione, che dovremo confermare con le consuete procedure per attivare l'account. Tali dati, abbinati a una password, permettono di accedere alla sezione di attivazione del dominio. A questo punto è sufficiente digitare il nome prescelto per il sito, nel nostro caso Polimi Tutorials, nell'apposito spazio. Una volta verificata la disponibilità e che il nome non sia già utilizzato da altri utenti, è possibile scegliere un piano di contratto. Procediamo selezionando l'alternativa totalmente gratuita. Notiamo che il nome del dominio è seguito dal suffisso .wordpress.com. È questo l'indirizzo web mediante il quale sarà possibile collegarsi al nostro sito. Se non si desidera far comparire il suffisso WordPress nell'indirizzo web, bisogna attivare un piano a pagamento. WordPress suggerisce una serie di piani tariffari, ma nel nostro caso selezioniamo la voce Comincia con un piano gratuito. Dopo aver definito il nome del dominio, ci viene chiesto che tipo di struttura intendiamo dare al portale. Occorre prestare particolare attenzione a questo passaggio. Se lo si vuole organizzare come blog, ovvero se si intende utilizzarlo per interagire con i visitatori, aggiornando costantemente i contenuti, bisogna selezionare Scrivi. Se invece, come nel nostro caso, si intende utilizzarlo come portale web, cioè come piattaforma predisposta per la consultazione, bisogna selezionare Crea. Clicchiamo quindi su Crea e iniziamo a realizzare il nostro sito. Come possiamo vedere, è possibile scegliere fra vari temi predefiniti quello che maggiormente si adatta alle nostre esigenze. Tramite il relativo pulsante possiamo comunque partire da un tema neutro. Selezioniamo quindi la voce Scegli un tema vuoto. Utilizzeremo un template specifico nel momento in cui andremo a creare le singole pagine. Ultimate le procedure introduttive, si accede all'interfaccia vera e propria di WordPress, chiamata Dashboard o bacheca, attraverso la quale sarà possibile operare sul sito web e accedere alle impostazioni. In alto è presente la barra tramite la quale potremo richiamare i progetti sui quali si sta lavorando. Il menu a sinistra è quello principale. In esso è contenuto l'elenco delle sezioni attraverso cui viene gestito il sito. A ognuna di tali sezioni corrisponde la relativa tab dedicata, visualizzabile nella parte centrale dell'interfaccia, in cui è possibile modificare i vari parametri presenti. Prima di procedere con la creazione delle pagine è necessario progettare la struttura grafica e logica del sito, magari aiutandoci con schizzi e annotazioni per stabilire in anticipo l'impianto grafico e la struttura ipertestuale di navigazione, ovvero l'organizzazione generale delle sezioni, la gerarchia dei contenuti e i principali collegamenti. Una volta creata, questa struttura può comunque essere modificata anche in seguito. Procediamo quindi alla configurazione delle varie parti. La prima operazione che andiamo a illustrare è quella che ci consente di aggiungere nuove pagine. Nella dashboard selezioniamo Pagine e apriamo la sezione Bozze. Qui vengono archiviate tutte le pagine che compongono il portale web. Da essa clicchiamo sul comando Aggiungi una nuova pagina.
Come accennato in precedenza, in fase di creazione di una nuova pagina, WordPress ci consiglia una serie di template prestabiliti, detti temi. È molto importante in questa fase scegliere il tema che più si adatta alla tipologia e al layout del sito che vogliamo realizzare. Possiamo notare sulla sinistra come i temi vengano suddivisi per categorie, ciò ci aiuterà nella scelta. Viste le caratteristiche del nostro portale, scegliamo Galleria con descrizione e un pulsante. Tale layout ben si adatta a un sito semplice e funzionale, concepito per archiviare e condividere i materiali didattici. Si giunge così alla vera e propria sezione di creazione della singola pagina web. Nei prossimi video vedremo finalmente come utilizzare i comandi di base di WordPress per procedere nella realizzazione del nostro portale web.